La cosa bella del calcio è che dalla Serie A alla terza categoria le dinamiche dentro lo spogliatoio cazzo sono la stessa roba, cioè sono sempre quelle cose lì che ti dice. C'è mai stato un momento dove hai parlato negli ultimi anni? Tu hai 26, stai per fare 26 anni, stai per fare 26 anni. Tra qualche giorno. Esatto. C'è mai stato un momento dove la prima volta hai detto qualcosa e qualche tuo compagno si è girato e fa minchia, parla anche Bastoni adesso. Sono Alessandro Bastoni e sono venuto a Supernova, non so perché. Ragazzi, benvenuti, nuova puntata di Supernova, grazie per esservi collegati, iscrivetevi al canale se volete tenere il livello dei nostri ospiti così alto. Ciao Carlo, ciao Silvia, ciao Walter. Ciao. Quando parlo di livello alto sto parlando in questo caso di Ale Bastoni. Buongiorno, grazie per l'invito, bene, tutto a posto, grazie. È un piacere. Va fatto un piccolo disclaimer all'inizio di questa puntata, cioè con voi calciatori... Cos'è un disclaimer, per favore? No, un avviso. Va fatto un avviso. Va fatto un avviso ai naviganti. L'avviso ai naviganti è: con i calciatori è molto complicato fare le interviste perché giocate talmente spesso che il rischio che quello che dici non ha più senso il giorno dopo è altissimo. Quindi questa intervista l'abbiamo registrata un mesetto fa. Sì. Noi siamo nel futuro o quelli del futuro vivono nel passato? Qual è la cosa? Comunque sì, un mesetto fa, diciamo così, al momento di questa intervista, ce l'avete un Corriere della Sera da tenere davanti, non so, un giornale? Dobbiamo ancora dobbiamo, io uso il plurale, devi ancora giocare. Siamo dentro in Champions. Napoli-Inter non è ancora stata giocata, siamo ancora dentro in Champions. Che non è una cosa scontata. Certo, non è una cosa scontata. Va ancora giocato ovviamente Atalanta-Inter, eccetera, eccetera. Possiamo dire che qualcun altro non è ancora dentro in Champions. Qualcun altro è già, se vogliamo dare un'indicazione, c'è qualcun altro che invece non c'è già più in Champions. Però mancano pochi giorni al tuo compleanno. Auguri. Nel futuro. Sei scaramantico? Non troppo, nel senso che non mi faccio influenzare troppo. No, non ho particolari riti scaramantici né nella vita né nei prepartito, nei post. Secondo me, tipo, anch'io non credo di essere scaramantico, ma se c'è una scala appoggiato a un muro non ci passo sopra, evito di passarci sopra, cioè perché devo andarmele a cercare? Non creiamoci cose che possono esattamente. Esattamente. Secondo te nel momento in cui esce la puntata siamo ancora in Champions League? Io penso di sì. Vabbè. Quindi non sono scaramantico. No, non sei scaramantico. Bravo. Ma nel tuo mondo a questo livello c'è spazio per la scaramanzia? O quando raggiungi quel livello di consapevolezza di tutti, non solo tua in particolare, chiunque lavori in qualunque squadra ha raggiunto un livello per cui si basa sui suoi mezzi, o c'è sempre un qualcosa in cui credi, a cui t'aggrappi, qualcosa che ti fa funzionare meglio le cose? Premetto che è una cosa puramente personale, nel senso dipende anche tanto dal percorso che uno ha avuto. Io penso che all'interno delle carriere, della vita in generale, ci siano state persone nel posto giusto al momento giusto, no? Nel senso, io ho incontrato tante persone che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, a mostrare la tranquillità che ho oggi sia in campo che fuori, però davanti a tutto metto i sacrifici che ho fatto, metto il lavoro che ho dovuto fare per arrivare a questi livelli. Cosa ti ricordi di più dell'inizio del tuo percorso? Cioè, quando parli di sacrifici che sono evidenti poi per uno sportivo, secondo me la gente fa anche un po' fatica ma perché per la gente in generale, se leggi un po' i commenti, il sacrificio è solo l'operaio, il muratore che si sveglia. Invece quello che dico sempre io, no, perché è una cosa di cui parlo spesso con gli altri, perché appunto non essendo all'interno di questo mondo fai fatica a capire quello che è un sacrificio per un calciatore. Il tempo penso sia la cosa che nessuno ti può ridare indietro, no? E noi ne abbiamo veramente poco, nel senso che giochiamo talmente tanto che siamo proprio via dalla famiglia, da figli, da moglie, ed è questa la cosa che pesa un po' di più. È normale che poi il discorso si riduce sempre, ma guadagni milioni, è una cosa secondo me sbagliatissima, perché ripeto, il tempo secondo me è una cosa impagabile. Sì. E tu adesso hai anche una figlia piccola, quindi da poco 3 anni. Sì, immagino che vederla crescere attraverso video che mi manda mia moglie chiaramente non è il massimo, però riconosco anche che chiaramente non siamo gli unici ad essere via
ad essere via tanto tempo, quindi va bene così. Quanti si fanno ancora i ritiri? Sì, noi li facciamo una settimana tipo nostra e sabato andiamo in ritiro, domenica giochiamo, lunedì ci alleniamo, martedì andiamo in ritiro, mercoledì giochiamo, giovedì e venerdì ci alleniamo, sabato andiamo in ritiro, domenica giochiamo. Quindi tu dormi a casa di base 2-3 giorni, sì, 2-3 notti a settimana. Esatto. E poi i giorni che comunque dormo a casa sono via fino alle 2-3 del pomeriggio perché ci alleniamo chiaramente, Sì. quindi il tempo è veramente ristretto. Sì, poca roba. Stavo ripensando alla cosa della scaramanzia, che io dicevo no, io non sono scaramantico. Io in realtà l'anno in cui abbiamo vinto la Champions League ho fatto questa cosa, ho visto tutte le partite in casa allo stadio, le partite in trasferta a casa di un mio amico. Cercavo di parcheggiare la macchina sempre nello stesso posto, mangiavamo sempre le stesse cose e alla finale col Barcellona questo mio amico ha avuto un problema di famiglia, aveva la moglie brasiliana, quindi è dovuto andare in Brasile. Io ho Barcellona finale? No, scusami, la semifinale. No, la semifinale col Barcellona è dovuto andare via. Ho comprato comunque 2 biglietti che erano c'era la gente che avrebbe ammazzato Federico Russo, che non tifa neanche la nostra squadra, voleva venire a vedere quella partita lì, la gente avrebbe ucciso per venire a vedere quella partita. Io ho comprato 2 biglietti, mi sono fatto lasciare il cappotto del mio amico e sono andato allo stadio col cappotto di fianco a me. Ma ce l'hai ancora questo amico? Sì, no, è ancora vivo. Proviamo a Però riproporre. no, ma guarda, sai che ogni tanto diciamo noi lo chiamavamo il cabalone. Dopo poi siamo anche un po' cresciuti, abbiamo smesso di fare questa roba, ma forse andrebbe ripristinato. Un anno così. Andrebbe ripristinato. E allo stadio mi ricordo che c'era la gente che comunque si era infilata allo stadio, vedendo il sedile vuoto diceva posso sedermi? E io no. Non vedi, c'è il cappotto. Per il bene comune. C'è il cappotto. Scusa, com'è finita la partita? Scusate la domanda. Molto bene. Dai. È andata tutta molto bene, tanto che io mi considero parte di quella vittoria certo. quanto Quaresma. Per dire, cioè comunque ho contribuito. Quanto Mariga. Ho contribuito. Tu dove eri in quell'anno lì? 2010? Io avevo 11 anni, quindi sono stato a letto perché il giorno dopo avevo scuola. Sì. No, la stavamo guardando perché mio papà mi ha trasmesso la passione assolutamente dell'Inter. Ho una foto tra l'altro sua, avevo messo su Instagram tempo fa, dove stavamo guardando quella finale, quindi ero a casa a gioire per quella finale. Bello. Che rapporto hanno i calciatori professionisti con la squadra del cuore che tifano da piccoli? Insomma, ci sono alcuni che secondo me è veramente il più grande regalo che ti può essere fatto, riuscire a giocare nella squadra che tifavi da bambino. Io da appassionato non riesco a pensare a una gioia lavorativa più grande. Nel caso in cui, che è il 90% dei casi, vai da altre parti, il rapporto poi com'è con... Allora, io ho fatto il settore giovanile, ho fatto 11 anni di Atalanta e diciamo che nei vari tornei, campionati mi affrontavo sempre con l'Inter, certo. Quindi non mi andava chissà quanto simpatica l'Inter a un certo punto, perché chiaramente io pensavo ai miei di interessi, no? È normale che poi da grande, quando conta veramente rappresentare i colori che ami, è il massimo a cui uno può ambire. Può ambire, sì, no, immagino sia una figata. Dove hai cominciato a giocare? Devi andare sui vari siti a vedere quanto ha fatto l'Inter, perché sei lo sai. Lo sai. La prima volta a San Siro te la ricordi? Sì, mio fratello è romanista, sono andato a vedere un Inter-Roma, il terzo anello, perché non avevamo un euro per comprare i biglietti, e quindi sì, non mi ricordo di preciso l'anno, però gol della Roma, vince Roma 1-0. Quindi non bene. Fortunatissimo. Anch'io la mia prima Inter Cagliari 1-2. Ecco. Partiti male però. Quando hai cominciato a giocare a calcio? Cioè tu la fase che abbiamo che hanno avuto la maggior parte dei ragazzi, cioè l'oratorio, le partitine così, sì, ce l'hai avuta o eri già sì. calciatore no, io serio? Nasco in oratorio, non nel senso. Sai come i calciatori che dicono allora io sono nato nel Fluminense, voglio finire la carriera. Io voglio finire la carriera nell'oratorio. Voglio tornare a fine carriera. No, nasco in oratorio nel senso che io sono sempre stato affiancato da mio fratello che ha 4 anni in più di me, quindi giocavo sempre con quelli di 4 anni in più di me, perché obiettivamente ero avanti, no? Come livello, ero molto timido, impacciato, quindi andare nelle squadre dove c'era un allenatore che ti diceva fai questo, fai quello, non mi piaceva tanto. Io ho fatto il provino all'Atalanta
ero talmente timido che al cerchio iniziale, dove l'allenatore spiega un po' quello che c'è da fare, mi sono messo a piangere, sono scoppiato a piangere, mi sono inventato di aver mal di gola e sono rientrato negli spogliatoi. E è andata a finire che ho fatto, c'era il gruppo qua e io qua da solo che facevo gli stessi esercizi ma da solo, staccato, perché non facevo proprio fatica a stare in mezzo a un gruppo. Poi io non ero di là, nel senso abitavo a 150 km da Bergamo, quindi non conoscevo assolutamente nessuno. Per un ragazzino di 7 anni non era la cosa più facile del mondo. E io quando ti guardo da questo punto di vista cerco di capire un po' il carattere che avete. Con te faccio fatica perché hai dei momenti di grande personalità, altri in cui percepisco un po' questa timidezza che mi raccontavi. Parti timido e per fare questo lavoro devi lavorare anche sul fatto di dover essere un po' più aggressivo? Io nasco, come ti ho detto, molto timido. È normale che poi andando avanti acquisisci anche un po' più di consapevolezza, di sicurezza in te stesso, che ti porta ad essere un po' più espansivo. Ma parli nello spogliatoio? Sì. Cioè se uno tra intervallo di una partita che va male, Bastoni dice delle cose? Ma non per forza, perché penso che ci sia un livello magari talmente alto che uno sa dove sbaglia, sa cosa deve fare per migliorare. Magari posso dire qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento, ma non sono quel tipo lì che dice cosa fare agli altri. No, lo trovo anche abbastanza inutile, ti dico la verità. Sì. Perché io mi immagino, cioè, oltretutto, essendo tu molto giovane, io ho questa convinzione, poi adesso dimmi se, avendo fatto tutta la trafila, se mi sbaglio, che la cosa bella del calcio è che dalla Serie A alla terza categoria le dinamiche dentro lo spogliatoio sì. Cazzo, sono la stessa roba, cioè sono sempre quelle cose lì che ti dice. C'è mai stato un momento dove hai parlato negli ultimi anni? Tu hai 26, stai per fare 26 anni, stai per fare 26 anni. Tra qualche giorno. Esatto. C'è mai stato un momento dove la prima volta hai detto qualcosa e qualche tuo compagno si è girato e fa minchia, parla anche Bastoni adesso? C'è stata quel... No, perché ho avuto in passato l'umiltà di riconoscere quando era il momento, di parlare qualcosa. Sì. Oggi parla anche Bastoni. No, però succede. Sì, parla pure quello adesso. Esatto. Chi è che parla di più nello spogliatoio vostro? Ma Lautaro parla tanto, Bare ogni tanto parla, però non abbiamo quella cultura lì che uno parla, tutti gli altri ascoltano, nel senso che ognuno dice la propria quando ritiene opportuno, non c'è il nonnismo che c'era una volta, sai, dove il più anziano doveva per forza parlare, tutti gli altri zitti. Per fortuna è così, perché ho avuto anche spogliatoi così nei miei primi anni di carriera, ma sono cose ormai fortunatamente passate. Il calcio di oggi secondo te è più bello del calcio di un tempo? Cioè io ho più anni di te, sempre per quel discorso che nelle dinamiche è un po' tutto uguale, invece c'era proprio il nonnismo di quelli più grandi. Cioè io una volta in una partitella ho fatto per sbaglio un tunnel a uno di quelli che giocava così, ma riempito di calci poi hai fatto la rapper Moreno, hai fatto la rapper Moreno. Ho fatto la rapper Moreno, cioè non c'è più quella dinamica un po' non c'è più, perché era, secondo me, anche molto ingiusto, imbarazzante fare delle robe del genere. Anche a me è successo, io ho avuto all'Atalanta, ho avuto vari Stendardo, Masiello, Zucanovic, certo. Ho avuto gente comunque pesante, che anche a me è successo di fare un tunnel in allenamento, sono dovuto andare via perché smettevo di giocare a calcio. In primavera, quando vengono con voi... No, ma non è neanche giusto. Se mi fai un tunnel, bravo, non è che devo menarti perché mi hai fatto un tunnel, non lo trovo corretto. Nel senso, uno ha 17 anni, 15 può farmi un tunnel e io basta, lo prendo e vado avanti ad allenarmi. Non devo spaccarti una gamba perché mi hai fatto un tunnel. Non so se sono d'accordo. Sono cresciuto con un'altra mentalità. Chiaramente, certo, diciamo che umanamente hai ragione. Sì, certo. Perché prima funzionava così, però adesso c'è anche un po' più di cultura adesso, no? rispetto a prima, secondo me. Generale parlo. C'è anche da dire che forse rispetto addirittura quando eri ragazzino tu, i ragazzini di adesso arrivano forse già... Cioè, sono ragazzini che vengono dalla primavera, ma tanti hanno già il procuratore, vero? Tutti, cioè, tutti, sono già sanno molto già più dentro. O meno com'è il calcio, vero? Prima, finché non arrivavi o primavera o addirittura dopo che uscivi dal settore giovanile, non capivi cos'era il calcio vero. Invece adesso è molto più facile andare in prima squadra, è molto più facile essere convocati in nazionale, è molto più facile tutto. Sì, Sì, perché prima per andare in prima squadra devi essere il più forte, invece magari adesso mandano quelli che non hanno giocato il sabato perché non sono stanchi, e quindi serve che... Sono cambiate completamente le dinamiche, completamente. Ragazzino io. L'hai fatta quella trafila che ti mandavano a fare il raccattapalle alle partite la domenica? Era bello, no? Io cioè, è una figata. Ho fatto dai 7 anni ai 19 all'Atalanta, quindi
Le ho fatte tutte. Sei mai sceso in campo con sai, quelli per mano con i giocatori adulti? In un Atalanta Göteborg, trofeo Bortolotti, che si faceva l'amichevole di inizio stagione, sono sceso in campo, sì. Ho fatto il raccattapalle, ho fatto anche di Serie B, quindi l'Atalanta ha fatto Serie B quegli anni là, quindi andavo anche a vederla in Serie B. Sì. Senti, il tuo scopritore, cioè quello che ti ha fatto fare il grande salto, il tuo Pippo Baudo, l'ho inventato io, così, è Conte? Allora... O no? Nel senso che chi mi ha fatto esordire è stato Gasperini, dopodiché dopo l'esordio a Parma chi avevi? Buttato nel dimenticatoio. A Parma avevo D'Aversa. Ma nel dimenticatoio hai fatto male? Hai giocato male? No, ho giocato molto bene. Abbiamo vinto 1-0 con la Samp di Muriel, Skriniar, Quagliarella. Era una Sampdoria forte, però poi buttato là. E quelle cose lì perché succedono? Cioè, cosa... Non lo so, poi là sono cose personali degli allenatori, nel senso sono valutazioni che fanno loro. Io avevo 17 anni e non potevo permettermi di dire chiaramente. No, certo. E però riuscire... Allora, io penso che finché stai nella società in cui hai fatto tutto il settore giovanile ti vedono sempre come ragazzino. Sai che questa qua... Questo, attenzione, può diventare un insegnamento di vita qualunque lavoro facciate. Andate via. Anch'io sono convinto di questa cosa qua. Io dico sempre che andare via dall'Atalanta in quel momento è stata la mia salvezza. Come ti dico che fare tutto il settore giovanile dell'Atalanta è stata la mia vita, perché mi hanno fatto crescere veramente tanto. C'era Mino Favini, che purtroppo poi è morto, che penso sia il Pippo Baudo dei responsabili del settore giovanile. Andar via nel momento in cui poi c'è da fare il grande salto, è quello che ti salva, perché come ti ho detto prima, finché stai dove sei nato ti vedranno sempre come ragazzino. Allora, bravo, sei sempre figlio, cioè qualunque lavoro facciate, se state nell'azienda dove siete nati, l'aumento non ve lo daranno mai. Il modo migliore per avere un aumento è cambiare posto, è che cambiare è la roba che spaventa più di tutti, cioè nel senso la gente ha paura di cambiare, cioè sono cresciuto qua, sono nato qua, va bene? Sono contento, non al 100%, ma preferisco stare qua che andare da un'altra parte. Poi c'è da dire anche che quando diventi numero 1 all'Atalanta e vieni venduto, un disastro. Certo. Cioè ce ne sono tanti che non sono riusciti poi a riconfermare quello che facevano a Bergamo. La maledizione. 99%. però la maledizione. è vera quegli anni cosa, là, sì, hanno venduto a Raffica, Caldara, Conti, sì. Cioè, Caldara, Petagna, Gagliardini. Anche Gaglia rispetto a quello che faceva là, da noi ha fatto più fatica. Ecco, Miners adesso alla Juve, sì, rispetto a quello dell'Atalanta. Magari quando saremo in onda. Non è facile poi. Certo. No, non è facile fare... Allora, io in realtà ho fatto da Atalanta a Parma, quindi non è che ho fatto un salto, anzi, ho fatto il salto però un cambiamento, sì. Quindi non era così magari difficile, non avevo delle aspettative da mantenere, perché ero un ragazzino che per la prima volta usciva dal settore giovanile dell'Atalanta, quindi dovevo solo dimostrare il mio valore. Fortunatamente anche lì ho trovato un allenatore che mi ha dato fiducia. D'Aversa, che adesso è Empoli. Anche lì sono riuscito a far bene. Poi il vero Pippo Baudo è sicuramente Conte, perché io ho fatto le guerre per andare via quell'anno lì che sono tornato poi all'Inter, perché c'era Skriniar, c'era Godin, c'era De Vrij. Ho detto qua quando gioco, ho 20 anni, io voglio giocare. E lui mi disse no, resta, vedrai, bla bla bla. E poi da lì quando ho iniziato poi non sono più uscito. E adesso sei considerato uno dei più forti al mondo nel tuo ruolo. Quel ruolo lì come è cambiato? Cioè il fatto che tu fai un botto di assist ogni anno, il fatto che io ti vengo a vedere allo stadio, non so quando mai dove dovrei essere. Quando attacchi da quella parte lì ho davanti più te di Lautaro quasi, cioè sei sempre in quella zona lì. Di nuovo, ai miei tempi io giocavo da difensore, l'altra porta non l'ho mai vista, cioè era proprio vietata, giocavi con le catene dietro, ti tenevano dietro. Com'è cambiato quel tipo di ruolo? E chi è stato il primo a iniziare a giocare con questi difensori? Scusami, rifaccio la domanda. Sei tu e un piccolo altro gruppo di giocatori che ha reso possibile quel ruolo, o qualcuno si è inventato quel ruolo e ha iniziato a formare i giocatori per poterlo fare? Di che sei tu. No, allora farlo così tanto penso di essere stato uno dei primi, grazie anche agli allenatori che chiaramente ho avuto. Ma non ti dicevano all'inizio, Bastoni stai qua, sì, dove vai, stai qua? Ma no. sai, allora farlo quando hai un gruppo, quando hai gli altri compagni di squadra che sanno che fai queste cose, perché io non posso andare su, Mkhitaryan su, Di Marco su, chiaramente se vado io deve fermarsi Miki e viceversa. Lo faceva già un po' Toloi all'Atalanta, quindi nasce un po' da lì la maniera di interpretare.
Però così tanto, con così tanta mobilità, interscambi di ruoli, penso di sì, forse uno dei primi. Bravo. Grazie. Bravo. Ma scusa, l'hai dimmi. pensata a tavolino? L'hai pensata a tavolino? Cioè una cosa che hai pensato e hai detto adesso faccio così? Ma diciamo che le mie caratteristiche aiutano, nel senso a me piace avere la palla e se sei dietro non ce l'hai troppo, quindi ho detto vado un po' più avanti che magari ce l'ho un po' di più. Poi è una cosa, ti ripeto, che viene naturale, devi avere la fortuna di avere gli allenatori che comprendono un po' questa tua maniera di giocare, i compagni che comprendono un po', perché in nazionale, per dire, non posso fare le stesse cose perché giochiamo in maniera diversa e quindi devo adeguarmi a quello che è il gioco della nazionale. E il termine braccetto è una roba che è stata inventata in questo periodo? Secondo me No, c'era esiste già. sì, Io prima nel senso che due braccetti si mormora che sia stata inventata da Capuano, sì. che la utilizzò per la tesi Eziolino, che la Eziolino. utilizzò Ma per che la sua cazzo tesi, dici? la sua tesi di Coverciano. Sì, infatti lui l'aveva tirata in ballo in una conferenza. Adesso tutti che usano il braccetto l'ho inventato io. L'ha inventato Eziolino Capuano. Allora, intanto la notizia è che tu segui Eziolino Capuano, cioè comunque è un... Ho visto diverse sue... No, perché noi ci guardiamo le conferenze stampa, cioè quando giocava... Fan numero uno Sì, proprio. cioè al Foggia ci è spiaciuto che sia durato poco, però avevamo seguito il Taranto, l'anno del Taranto. Animale. Io guardavo il Taranto di Eziolino. Non dico che ho guardato più partite del Taranto che dell'Inter, ma eravamo pari. Ci Cioè, scrivevamo il lunedì sera alle 9, la stai guardando. sì, certo. Che malattia. Personaggio incredibile. Non sogni un arrivo di Eziolino Capuano in Serie A? Ma... Non se lo meriterebbe un giorno, non so, Magari. in un Lecce, una squadra, Comunque avete parlato dei difensori più forti di sempre. Io ho preparato come programmi seri, podcast seri, i giochi da fare. Me ne fai fare? Sai che io li odio? Partiamo e vediamo quali sono i podcasteri a sto punto. No, esatto. Che podcast? Noi non lo Quali siamo. No, quelli, lo sai le piramidi, quelle cose lì. Difensore più forte di sempre. Senso della posizione. Madonna, che difficile. Vedi che sono odiose queste cose. E il giocatore che nella storia come difensore ha il miglior senso della posizione. Ma Chiellini, ti dico. Bravissimo. Anticipo. Cannavaro. Mi sento Maurizio Mosca. Sì, Cannavaro. Cannavaro, vero? Che Sì. non avendo chissà che struttura doveva lavorare molto su questa cosa. Colpo di testa. Van Dijk. Lancio. Sto per dire io. Io ci sta. Lancio io Ma ci io sta. va bene. Sì. Eccolo. Senso del gol. Sergio Ramos. Ne ha fatti una Madonna. fucilata. Sì. Secondo me se ne i fai fare gol un non altro avessero... Vabbè, dopo te ne faccio parlare. Se i gol avessero non un numero ma un peso, Sì, Sergio Ramos per è distacco, più di Ronaldo. Cioè, non lo so, sì, ha fatto sì, dei sì, gol sì, di un sì, peso sì, incredibile. Tu quanti Senti, ne fai? Pochi. Non mi piace tanto fare gol. Cioè, non mi piace, non riesco. Faccio più assist. Mi piace più l'assist del gol. Mi dà più soddisfazione. vengono bene. Cioè lo dici perché fai più assist che gol? Sì, probabilmente se per fosse il quello, contrario avrei esatto, detto no, per l'assist quello, non... per quello. Van Dijk guarda le storie di mia moglie. No, seriamente? Te lo giuro. A un certo punto mia moglie mi fa: ma questo qui è un giocatore che segui tu? Gli faccio: ah sì, Van Dijk. Fa: ma com'è, è forte? Gli faccio: ma perché? Cioè, da quando ti interessa il calcio estero? Da quando la Premier League fa: vedo che mi guarda le stories. Ma scusa, ma la segue? No. E come Che fa? è peggio secondo me. 2 più Perché 2, se la 2 seguisse, più 2. se la seguisse uno dice vabbè la segue non si sa come. Van Dijk, perché guardi le storie di mia moglie? Non lo so, l'avrà intercettata da qualche Se dovesse parte. capitarmi... Di guardare le storie di mia moglie. Di incontrarlo glielo chiederò. Cosa ti volevo... Ah no, ecco, ti volevo chiedere, tutte... a proposito di braccetto, falso 9, il tempo, ha perso un tempo di gioco, c'è tutta una serie di frasi che da un certo punto in poi sembra che non ne puoi più fare a meno, ma fino al giorno prima non esistevano. Noi qualche anno fa abbiamo fatto una cosa con Leo Bonucci dove scherzavamo un po' sulle risposte che i calciatori danno a fine partita. È normale che? No, era Normale quello. che. Cioè qualunque domanda, è normale che... così. È perché dovete stare mega attenti a quello che dite. Quando trovate una frase che vi piace, la dice uno e gli altri dicono ah, questa è buona, me la segno, la dico anch'io la prossima volta. Cioè... Beh, è normale che... È normale che pensiamo partita dopo partita. No, devi... Sì, nel senso... Allora, va detto che anche le domande non è che siano sempre diversissime. il top del top per diversità. Esattamente. Certo. E poi, sì, da un lato c'è da stare attenti, dall'altro il lessico dei calciatori non è chissà quanto vario. Sì. E quindi, onde evitare di dire cose sbagliate, si va sempre un po' sul banale, secondo me. Però tu parli bene. Sì.
Sei uno di quelli che parla meglio in squadra? Sì, comunque 64 centesimi al liceo scientifico, l'ho portato a casa. Cazzo, bravo, io 62. Vedi allora? Sì. E tu fai il comunicatore, io no. Sì, certo. Ma il liceo scientifico vero? Sì. Non quello dei calciatori, un po'. No, non c'era l'Atalanta, quello dei calciatori, un po'. Perché quello dei calciatori vabbè, dai, tanto è un po' come l'università con l'NBA. In America, sì, un college, cioè, il college. Siccome sei bravo a basket, siccome sei bravo, facciamo finta che sei anche intelligente. Secondo me esiste un po' una rosa, Rosarum Rosis. Fero First, tu Latum Ferre, certo, che è l'unica cosa che mi ricordo io del latino. Quindi tu, allora... Cogito ergo sum, penso dunque sono, sì, la filosofia. Ah, quindi Bastoni parla latino. Anche latinista. La notizia adesso è questa. parla anche Bastoni. Minchia, parla anche Bastoni in latino adesso. Platone Ti piaceva andare a scuola? Nel senso, allora, finché riuscivo a combinare scuola calcio, poi è diventato impossibile perché ci allenavamo la mattina. Esatto, al tuo livello a 18 anni, quando si fa la maturità, quante volte ti allenavi? Eri già un professionista? Sì, tutti i giorni, perché andavo già con la prima squadra, quindi ho fatto in realtà fino alla quarta superiore, dove riuscivo a fare la mattina a scuola e il pomeriggio andavo ad allenarmi. La quinta, quando sono salito con la prima squadra che ci allenavamo la mattina, è stato un po' più complicato, quindi diventava proprio un lavoro veramente tosto. Sì. E i tuoi che atteggiamento avevano nei confronti della scuola? Della scuola, del sogno, che ovviamente nel tuo caso era più concreto ed era lì a un passo, però insomma di fare il calciatore. Allora, come in tante famiglie avevo mio papà che mi diceva no, allenati, gioca, perché lui è arrivato fino all'Under 21, giocava a calcio, giocava nella Cremonese in Serie B, ha fatto un paio d'anni e non è mai riuscito a fare quello step che invece si augurava per me che poi sono riuscito a fare. Quindi avevo lui che mi diceva no, allenati, e mia mamma invece studio. E quindi ho portato avanti poi tutte e due le cose. Però Alessandro, non pensi che il liceo scientifico senza fare l'università non ti porti poi a un mestiere? Certo. Infatti quando smetterò non saprò cosa fare. Venivano tutte e due a vedere le tue partite? No, mia mamma ancora oggi non ce la fa. Non viene? No, ma perché sta male di cuore, cioè va in apprensione. O che faccia qualcosa di sbagliato, quindi intanto che gioco ha la televisione accesa, volume a 0 e passa l'aspirapolvere a casa. Per distrarsi, ogni tanto butta l'occhio. Ogni tanto butta per vedere, sì, però non ce la fa. E tuo padre veniva. Sì, però essendo uomo di calcio non me lo immagino come quei genitori che ogni tanto ahimè si vedono che sbraitano le partite. No, sempre stato molto nel suo, si metteva là a fumare in disparte e guardava. Ne hai sentite più che altro da ragazzino di cose del genere, cioè genitori sugli spalti che... Ma secondo me succede molto di più nel dilettantismo, no? Dove hai magari il genitore che pensa di avere Messi come figlio e quindi in realtà quando hai un ambiente sano, che questa cosa chiaramente è più facile nel professionismo, se ne vedono molto meno di queste cose, anche tra allenatori, tra giocatori stessi se ne vedono molto meno. Di discussioni, battibecchi. Sì, effettivamente quando le vedi fa strano, non so, io mi ricordo adesso con Seisao Calabria. Cioè comunque era una roba da vedere che è strana, cioè non succede quasi mai, per cui ti prende proprio l'occhio. Hai mai litigato con un allenatore? No, non sono uno che litiga. No, ma anche di carattere mi sembra uno. Sì. Lascio passare. E Simone com'è nella quotidianità, nel rapporto con voi? Come se fosse quasi veramente il 26esimo calciatore, ci puoi parlare tranquillamente, chiaramente mantenendo la distanza allenatore-giocatore, però... come carattere, come è inserito all'interno del gruppo è uno di noi a tutti gli effetti. Anche per differenza d'età, no? Cioè è veramente molto vicino a... Sì, ma poi è stato calciatore, quindi capisce anche tanto le dinamiche di uno spogliatoio. Questo fa tanto. Simone Inzaghi calciatore sottovalutato, Sì, era buono. Era forte, Sì, ha sparato tipo 5 gol in Champions. Il record. Sì, è vero, nessuno ha mai battuto 5 gol in Champions? Infatti eravamo a vedere, c'era Benfica a Barcellona e noi eravamo, non mi ricordo dove, a giocare prima a Praga. Sì. E c'era l'attaccante Pavlidis del Benfica che ne ha fatti 4 e lui era là che tremava. Perché ci tiene a quelle cose lì. Sì. È un Inzaghi. Sì, è un Inzaghi. Certo. La famiglia è quella, ci tiene a quelle cose lì. Ma partitelle così gioca anche lui con voi? No, non ce la fa. Ogni tanto tira, si stira. È stato si prova. Fisicamente è dura fisicamente. Come lo chiamate? Mister o Simone Inzaghi? No, Mister. No, ma va sempre mantenuto un po' il distacco. Sì. Ci mancherebbe. Ma lui invece è scaramantico.
Allora, non si può dire perché sennò poi ok. è come i capelli di Sansone, non si possono Se tagli i capelli perde il suo potere. sì, Ok. non si possono dire, sono cose che vanno tenute. Però voi che siete lì avete visto cose. Qualcosa. Qualcosa, sì. Posso fare un altro gioco? Di nuovo? Sì. Scegliene uno. Allora, cosa però? No, scegliene uno, ma presentalo bene, cioè sto facendo un gioco. Questo è il nome del gioco. Bravissimo. Scegliere uno. Allora, scegliene uno. Devi scegliere tra Stam o Chiellini. Chiellini De Vrij. Chiellini. Chiellini Materazzi. Chiellini Pujol. Chiellini. Chiellini Barzagli. Chiellini Bonucci. Chiellini Cannavaro. Chiellini Van Dijk. Chiellini ti dico solo che non guarda le stories di mia moglie, se ti può servire nel giudizio. Van Dijk, Van Dijk Bastoni. Van Dijk Ramos. Ramos Maldini. Ramos l'ho vissuto di più. Ramos Nesta. A me l'ho sempre detto che sono innamorato. Beh, lì bello, perché sono cresciuto con lui. Sì. Molto bello. Beh, ma lì conta anche sempre tanto in che epoca sei nato, sei cresciuto così. Sì. Ti piace il calcio di adesso? A livello anche proprio di regolamento, la VAR, il fuorigioco millimetrico però quando sei dietro. Io per esempio amo il fuorigioco millimetrico. Anch'io, è l'unica cosa che non cambierei. Però lo preferirei, tu forse da difensore, se l'attaccante è proprio davanti. Cioè, quando l'attaccante è avanti di un braccio non ti girano le palle. Secondo me quella lì è la cosa che non puoi discutere, nel senso uno è avanti e punto, fine, fuorigioco. Ma ha un vantaggio quando è avanti con un braccio? Sì, perché se arriva... Cioè a volte c'ha i piedi tutti dietro, il corpo tutto dietro, la testa... Se arriva un centimetro prima di me, quel centimetro lì ha fatto la differenza, capito? E quindi secondo me il fuorigioco è oggettivo, punto, fuorigioco, fine. Ha fatto il liceo scientifico, è matematica. No, anch'io vorrei il fuorigioco... Ma con la luce, vero? Il fuorigioco... No, cioè il fuorigioco... finestra però. Che non si può discutere, indiscutibile, ma coi piedi però devi essere davanti. Perché se no mi sembra che... Ma secondo me se arrivo... Allora, nel nostro sport, nel nostro lavoro, un centesimo di secondo può cambiare una partita, capito? Certo. E quindi se tu sei 1 millimetro più avanti di me, anche se non ne trai chissà che vantaggio... Sei 1 millimetro davanti a me. Però io voglio vedere il gol. Cioè il gol è difficile. Comunque il calcio è uno sport dove è difficile far gol. Sì, difficile far gol. Cioè le partite finiscono 0-0. 90 minuti magari. Finisce 0-0. È difficile. Sì, ma perché adesso dal punto di vista tattico tutte le squadre sono molto preparate. Adesso c'è il video, c'è il match analyst. Ma prima non era così. Adesso vai in campo, sai a memoria contro chi giochi. Sì? Sì. Io pensavo fosse il contrario, pensavo che adesso vi imbottissero di queste video e cose. Sì, è così. Adesso sì. perché adesso vai e sai quello è mancino, è destro, sai a che velocità va, sai che movimenti fa. Venendo qua, guarda, Walter si chiedeva, cioè quando si sente dire l'abbiamo preparata bene, non l'abbiamo preparata bene, no, non l'abbiamo preparata bene non si sente mai dire, però l'abbiamo preparata bene, cosa significa esattamente l'abbiamo preparata bene? Cioè cosa fate? Solitamente la squadra, l'11 che può andare in campo fa l'Inter, ti parlo del nostro caso, e gli altri che non giocano fanno la squadra avversaria, quindi si mettono col modulo della squadra avversaria, tentano di fare chiaramente quello che fa la squadra avversaria. Non viene sempre benissimo perché spesso fanno di più di quello che fa la squadra avversaria e quindi tu vai anche un po' fuori giri, però diciamo che la tattica, quello che puoi andare a fare in campo lo fai un po' in allenamento. E lì prendete le misure proprio no scusami, non so, loro tendono a uscire, palla del portiere, la dà sul terzino destro, quindi andiamo tutti di qua, tu però invece ti fermi, cioè avete proprio queste calibrazioni uomo-uomo. Sì, fa un po' queste cose qua. E fate anche lezioni teoriche? Cioè c'è anche tutta una parte di teoria? No, facciamo tante sedute video dove andiamo proprio ad analizzare quello che facciamo noi e che fanno gli altri. E sono tutti concentrati, secondo te, alla stessa maniera? A guardare... No, assolutamente perché secondo me a una punta gliene frega fin là. No, ma perché in generale l'attenzione umana non è così ampia, no? A livello di tempistiche. Spesso facciamo cose di 20-25 minuti che arrivi alla fine. Certo. Però la cura che metti, non so, in un Inter-Juve è la stessa di un Inter-Empoli. Sì, a livello di lavoro, di quello che fai in campo, sì. Poi chiaramente se giochi Inter-Juve hai anche quel livello di attenzione involontaria un pelo più alto. Nervosa, un po' Sì, più istintiva. E ti porti mai a casa il lavoro?
Cioè, No. inteso... No, tipo perdi una partita, torni a casa e... No, io intendevo proprio brochure, video da guardare. in quel senso lì? No. Io mi Danno ricordo c'è che i c'era compiti? qualcuno che guardava No, sull'iPad. beh, ma certo, ma c'è c'è uno anche gente contro che uno, ha ce l'hai lì. analisti personali, c'è gente che no, ma non no. Tu no. Perché poi è troppo. Poi diventa veramente troppo. Io un'altra cosa che sento sempre dire è che però non riesco a capire come sia possibile quando uno dice si è allenato male, oppure questo allenatore ci fa lavorare di più. Non c'è un livello ormai per cui è tutto al top, non so, cioè a volte faccio fatica a capire come sia possibile non essere Tutti allo stesso livello. almeno nella preparazione al 100%. Poi nella performance chiaramente c'è la giornata che va Ovvio. meglio, quella che va peggio, eccetera eccetera, però nella preparazione si è allenato bene. Ma è perché come c'è il talento nel calcio, nel calciatore, c'è anche il talento nel preparatore, c'è il talento nell'allenatore, quindi non tutti ti fanno fare lo stesso lavoro. Io ho avuto la fortuna di avere Pintus, ti parlano, che adesso è al Real Madrid. Sì, di che è preparatore quello di atletico. Conte. Esatto. Giusto, era quello che lavorava sempre con Sì, Conte, che sì. dicono essere uno dei più un sergente di ferro, proprio che ti E lui sfonda. è un fenomeno, nel senso è il Messi dei preparatori atletici. E come ci sono i livelli nei calciatori, ci sono i livelli anche poi nei dietro le quinte. Ti piace allenarti? Sì, anche se ormai lo facciamo poco. Però il ritiro estivo dove ti sfondano... No, è un disastro. Ma non c'è più neanche quello. Ah, non si fa più? Poco? Poco perché sempre dietro. Sì, perché tempo che finisce la nazionale vai 2 settimane in vacanza Sì. e sei di nuovo ad allenarti, quindi non è che vai in montagna come facevi prima. Sì, quello era in Trentino a fare le salite Sì. sui A monti. Pinzolo, Sì, no, non è sì, più sì, sì. così perché non c'è più chissà che stacco tra una stagione e l'altra. Sì. E questo è un bel problema. Ma invece quell'aggeggio che alcuni Il hanno GPS, il sì. GPS qua dietro, anche in partita, dico, ma non capita mai che una pallonata, una roba, se becca qualcosa... Sì, No, quello volevo dire, Silvia, tu hai notato che ogni tanto nelle partite, a fine partita, si levano la maglia e hanno il reggiseno. Sì. Hai notato Sì, quella sì, cosa sì. lì? Perché hanno il GPS dentro Sì. che monitora dove vanno, quanto corrono. Noi non ce l'abbiamo perché abbiamo questa cosa un satellite che si prende dall'alto San Siro che permette di non mettere queste cose che sono molto scomode. Ah, veramente? Sì, in partita non lo usiamo mai. Minchia, il satellite. Sì, in allenamento ce l'abbiamo. Starlink, quelli di Elon Musk. Cioè, In allenamento ce l'abbiamo ed è abbastanza scomodo, però per tenerlo un'ora al giorno si può fare. E ti fa andare di più? Cioè la No, preoccupazione no. che poi ti sgamano. No, nel No. senso la preoccupazione che poi quando uno viene fammi vedere sti GPS basta poco oggi. Sì, Così non succede spesso questa cosa. Però fa niente, nel senso. non c'è la sanno. è meglio che corra un po', se no poi lunedì mi rompono le Sì, palle. magari fai quello scatto in più perché dici cazzo magari poi guardano il computerino, non ho fatto abbastanza chilometri. Però ti ripeto, ormai giochiamo talmente tanto che anche l'allenamento è diventato più un recupero che un allenamento. Chi sono i tuoi amici nel calcio? Principali ti direi Bare, Matteo, Darmiane e Dima. Sì, siamo... Un bel gruppo. Sì, ormai anche tanto che giochiamo insieme. Sì, quanto quindi- è? 4-5 anni. Con almeno, Bare sì. 6, con Dima ho avuto Parma, che abbiamo giocato insieme quell'anno. Ah, giusto, è vero. E poi siamo distaccati, poi ci siamo ritrovati. È l'anno che ha fatto gol a noi da 2000 esatto, metri. quell'anno lì Sì, era, sì, esatto, sì. esatto. Che abbiamo vinto San Siro, Sì. incredibile. E Matteo anche sì, 4-5 anni comunque in media. Bare a me mi fa impazzire. A parte che mi sembra, cioè, a chiunque chiedi chi è il tuo amico, dicono tutti Bare. sì. Cioè, mi Ma sembra è una figura difficile- centrale, è no? difficile Dentro non il- essere amico suo, perché è un'energia, è una batteria che non si scarica mai, è sempre a 2000, anche fuori dal campo, la roba. Sì, anche in campo lo criticano spesso perché è sbraccio, eccetera. Però secondo me, Ma se ci perché giochi non riesce a star insieme, fermo. esatto, Non- cioè se non ci giochi perché- insieme capisci il tipo di persona. Sì, no? sì, infatti non c'è mai stato. È più il problema per gli altri che per noi giocatori in Ah, campo. no? sì, Che vederlo- sì. Capisco che da fuori possa dar fastidio vedere uno che quando c'era lui e Brozzo, che era l'accoppiata proprio certo. devastante. Però in campo non dà fastidio perché poi impari a conoscerti, come nelle famiglie, no? Ma lui e Brozzo erano devastanti per gli altri o anche tra di loro? No, tra di loro. Anche tra di succedono loro. quelle Cioè, robe, passavano il tempo a mandarsi a fanculo, ma erano tipo migliori amici. Assolutamente Sì. E con gli avversari c'è ancora il trash talking nel calcio c'è? Poco, ormai Che poco. peccato però anche quello, no? Non era divertente. Sì, cioè. però adesso è sempre rischioso, hai 1000 Perché ti telecamere, vedono, hai 1000 robe, quindi non sai mai quello che poi... Devi parlare così, Sì, le dici ma- così. Una volta abbiamo fatto una cosa con Antonio Cassano, parlava così nonostante avesse il microfono. Cioè era microfonato sotto la maglietta. l'abitudine, Lui comunque giusto? metteva la maglia e faceva ti diceva tutte le cose così, sì. Sì, Ma quello io un ho po'. una domanda emotiva. Mm. Sei lì con i tuoi amici, colleghi, amici barra colleghi. Esatto. Perdete, Sì, tristi, sì.
avete un sistema per cui ne parlate, la sviscerate e poi andate oltre e vi consolate a vicenda, oppure si fa finta di niente e si va alla partita successiva? Ma è normale che dopo la sconfitta un po' ti rimane l'amaro, poi dipende tanto da che sconfitta è, da come arriva. Però, bene o male, io ho questa cultura un po' dell'NBA, no? Che se non puoi vincerle tutte, non è umano, la perfezione non puoi mai raggiungerla, quindi è chiaro che dopo aver rimuginato un po' su quella che è stata la sconfitta, passa e vai e pensi alla prossima. Quindi è una cosa più individuale, cioè non è una cosa che fate... Sì, è molto individuale come viene presa una sconfitta. È molto personale. Non ci si espone molto in spogliatoio dal punto di vista emotivo, almeno No. ai miei tempi. Ma no. Ogni tanto però, cioè, ogni tanto qualcuno che ne attacca al muro un altro così, No. non ci sono più? No, adesso no, è successo. Adesso no. È successo l'anno scorso? No. Nel mio percorso all'Inter nel tuo percorso. è successo. Ah, sì, eh? Sì. Però è una cosa, tornando al discorso di prima, molto più antica come cosa, quella di prendere uno e attaccarlo via. E tu come gestione di... perché poi a un errore uno reagisce, anche lì ci sono... insomma, chi ha bisogno del conforto degli altri, chi preferisce di no. Io partite brutte tue me ne ricordo veramente pochissime, cioè sei veramente una certa... Mi ricordo una sostituzione a Udine. Vero? Cioè Udine è partita, abbiamo perso, è andata male così. Sì, ammonizione al 20esimo, al 25esimo. In quei casi lì, quando tu esci e sai che tu hai fatto male, preferisci che gli altri vengano a darti una pacca sulla spalla o preferisci essere lasciato nel tuo brodo e ci vediamo lunedì e lunedì è un'altra settimana? In quel caso là era stata per ammonizione, sai che il mister sa queste cose un po', quindi no, quando gioco male preferisco essere lasciato stare, nel senso io so perfettamente quello che faccio in campo, so quello che potevo far meglio, quello che ho sbagliato, quindi venire a dirmelo è un girare il coltello e quindi preferisco essere lasciato solo. Cioè venire a rassicurarti è un modo per... Sì, anche i tecnici che a volte vengo là perché è il loro lavoro a dirmi guarda questo lo so, gli dico basta, lo so, lascialo stare. Ok, non hai voglia di... No. Non hai voglia di parlare. Di rivivere. So quello che ho sbagliato, fine. Sì. Faccio di tutto per Secondo me dopo questa parte emotiva è il momento di un altro format. È l'ultimo forse. Allora si chiama Bastoni e... Scegli secondo te chi è meglio. Bastoni o... Scusami, non è quello di prima? No, questo di adesso lo capisci. Bastoni o Izzo? Scusa, si chiama ma è O o E? E perché c'è un nome dopo o devi scegliere con chi. Bastoni. Ma a cosa? Cioè chi è più forte? Bastoni. Quale potrebbe essere una ha tatuaggi sul collo? Carte? Bastoni, buongiorno. Aspetta, scusami. Scusa, si partiva da chi è più forte? Bastoni o Izzo? Bastoni o Izzo? Bastoni. Bastoni, buongiorno. Bastoni. Bastoni Calafiori. Bastoni. Bastoni Maguire. Bastoni Guardiol. Bella questa. Metto un uguale, dai. Bastoni Acerbi. Che brutto gioco, ma siamo diversi, dai. Questo sai che non si fa? Sono compagni di squadra. Non si fa, dai, passo. Vabbè, questo lo passiamo, quindi perché è compagno di squadra. Bastoni Pavard. Deficiente, scusa. Sono finiti, no? Bastoni Di Marco. Sì. Ancora però sono proprio completamente ruoli diversi. diversi. Di Marco non è quasi neanche più un difensore, gioca... anche lui. Sì, ma quando vengo a vedere la partita. Ma lui perché è un pazzerello. A livello di interpretazione è troppo diverso quello che faccio io rispetto a magari quello che fa un altro, capito? Quindi stai dicendo che il gioco non è completamente efficace? Esatto, che possiamo chiudere le rubriche? Era più bello quello di prima. Bastoni De Ligt. Sì, Bastoni ad oggi, dai. Bastoni Kim. Anche lì è diverso, cioè se tu vai ad analizzare quello che fa lui in campo e quello che faccio io... Cioè, sei veramente il popolo bue. Bastoni Pavlovic. Sì, Bastoni. Non ti ha letto Bastoni Cattelan? Bastoni, te lo dico io. Fidatevi di me. Fidatevi di me. No, Bastoni Calafiori. Sì, ma penso che... No, allora, nella lista chi è Maguire? Sì. Maguire, poverino, è diventato un po' uno zimbello, no? È diventato un po' un meme. Quella roba lì... all'inizio sì, fa ridere 2 minuti, poi ti viene subito... Pesante. Poi è molto pesante, no? Molto cioè, pesante. È brutta quella roba lì. Molto pesante per lui, è normale che quando vieni pagato un tot hai anche la responsabilità di far vedere che vali quei soldi. Abbiamo visto che a Manchester la situazione, chiunque vada, non è così facile, quindi un po' lo capisco, nel senso è molto difficile rendere sia la A
che con questa situazione extracampo che ha. Allora, io faccio un lavoro che è esposto al giudizio di persone, ma non che da un lato è giusto che giudichino, però spesso mi rendo conto che giudicano senza avere idea di che cosa comporti il lavoro. Voi siete la cosa, lo step ancora dopo, no? Cioè, secondo me manca completamente il rispetto verso la nostra persona, nel senso, io posso sbagliare una partita come tu puoi sbagliare un'intervista, come chiunque può sbagliare qualcosa, come lui può sbagliare gioco. Che divento zimbello sempre. Anche Bastoni ti prende G. Fatelo diventare meme, Walter. Però tu non puoi insultarmi la famiglia, augurarmi la morte perché io ho sbagliato un passaggio e ho sbagliato un gol. È normale che i social hanno portato a tutta questa cosa che è completamente malsana, e poi chi ha un carattere forte al quale non interessa va bene, può andare avanti, altri possono avere difficoltà anche poi nella prestazione, quindi è una cosa controproducente. Parlo magari al tifoso dell'Inter che fischia il giocatore dell'Inter, che va a insultare il giocatore dell'Inter sui social, non sta facendo bene né a lui, né alla squadra, né alla società. Sì, anche quelli che secondo me poi dicono a me non me ne frega niente, è difficile che quella cosa lì veramente non ti tocchi, allora, perché comunque ti martella la testa. Posso dire che non mi interessa, li vado a leggere chiaramente e mi dà fastidio quello che mi scrivono, non è che poi la domenica gioco in maniera differente perché uno mi ha scritto influisce, però, sulla prestazione. Alcuni giocano col freno a mano tirato perché quello là gli ha scritto fai schifo, capito? E poi ti ripeto, tornando al rispetto, tu non puoi dire a una persona devi morire, tu, tua figlia, No, cioè, chiaramente. Poi è quella che ti commenta quella roba lì, la trovi sotto casa 5 minuti dopo, grande, fai una foto, perché succede questo? Sempre, no, ma è chiaramente un fallimento proprio della società in cui viviamo. E invece questo aumento di programmi di commento a quello che fate, cioè un tempo giocavi, c'era 90° minuto, però non commentavano neanche tanto, un po' pressing, che però era adesso è pieno di podcast. Sì, c'è di tutto. Quella cosa lì ha aumentato un po' lo stress e le rotture di scatole? Ma sì, fa parte della cosa social che ti dicevo prima. Chiaramente, anche se non vuoi, ti arrivano le voci, le notizie, le cose. Sta a te dare il peso giusto alle parole di alcune persone che non sono mai state in uno spogliatoio, non hanno mai giocato a calcio, non hanno mai allenato, non sanno niente di niente, quindi possono parlare finché vogliono. E ce ne sono un bel po'. Io adesso a Sanremo avevo chiuso tutto perché comunque guardare quella roba lì è un numero troppo più grande per il tuo cervello. Cioè il tuo cervello non può sopportare quella cosa lì, quindi a volte devi proprio staccare. C'è una cattiveria, un'invidia che fa spavento. Ho visto anche le conferenze stampa dei cantanti, ci sono dei giornalisti che fanno di quelle robe proprio per far star male chi hanno davanti. Quindi. Sì. Poi ripeto, sta lì a te essere bravo e capire a chi dare peso e a chi lasciar stare, anche se non è facile. Sanremo l'hai visto? Qualcosa sì. Il dopo festival troppo tardi. La bambina. Va a dormire, giusto. Io con lei perché. Chi ti piaceva di Sanremo? Olli, io ti fa volle. Quindi è andata bene. È andata bene. Stavamo parlando prima di Rose Villain. A proposito delle interviste durante Sanremo. Errore da principiante, Rose Villain. Ti hanno fatto la classica domanda che fanno a tutti quelli che tifano una squadra. Che rispondere è normale che. Era la più classica dei è normale che. Cioè, preferiresti vincere Sanremo o l'Inter? Cioè, è normale che la Champions League. Competizione dopo competizione. Sì, sono due competizioni diverse, pensiamo partita dopo partita, tutte quelle cose lì. Invece. Poi si è salvata con tutte e due sono impossibili. Quindi come impossibile? Sì, no, lei ha detto no, è impossibile no, perché era l'Inter vada in B o tu vinci Sanremo. Ok, era l'Inter vada in B. Sì. Perché Brescia gli hanno chiesto Genoa vince lo scudetto o Sanremo scudetto. Sì. A Olli hanno chiesto Sampdoria in A, Sanremo, Sampdoria in A. Ogni volta che la fanno a me, per me è sempre Inter. Ma non è vero, io non ci credo a sta cosa. No, te lo giuro. Non è vero, uno mette la prima persona della squadra, ma ti cambia è bello tanto tifare, tu che sei nel mondo a un artista vincere Sanremo? Cioè andare a fare Sanremo? No, vincerlo. Perché quando gli hanno fatto questa domanda vincere Sanremo a un artista cambia così tanto? Non così tanto. No. Dipende chi è. Non così tanto. Lucio Corsi gli ha cambiato la vita. Lucio Corsi è andato benissimo senza aver vinto Sanremo. Sì, però. Ma ogni anno Tananà è arrivato ultimo, è il cantante che ha avuto più successo ultimo di questi ultimi anni. E a te ti cambierebbe tanto vincere la Champions? Sì. Ci sono ancora i premi extra, i premi a trofeo, sì? E ci pensi quella roba lì, esatto, dà motivazione quando uno gioca? No.
Cioè un in più che fa piacere. Sì, perché tu giochi per vincere sempre. Anche se faccio una partitella adesso qua, qualcosa, io voglio vincere. Vuoi vincere? Sì. Ecco, l'altra grande cazzata che si sente sempre dire è giocano contro l'allenatore. Secondo me quella roba lì è impossibile. No, impossibile. Impossibile. Anch'io sono d'accordo. Vero? Sì. Ma anche volendo non ce la fai. Nel senso... Però ci sono situazioni in cui probabilmente non dico giochi contro, ma non dai il 100%. Sì, sai magari che il dal progetto punto di vista non sta andando mentale bene. non sei al 100%, di conseguenza non rendi al 100%, perché ormai il 70-80% del lavoro lo fa la testa. È mentale. E in quel senso avere una squadra, un tempo si diceva non importa che siamo amici, l'importante è che in campo diamo l'anima l'uno per l'altro. Però secondo me adesso, proprio per questo discorso qui mentale, essere un gruppo per cui hai voglia di sbatterti per gli altri ha un'importanza, no? Secondo me cambia, avere anche un minimo, penso, di rapporto al di fuori cambia, anche come vivi, come percepisci proprio la partita, i vari allenamenti. Condividere qualcosa al di fuori del calcio è diverso, no? Ti dà maggior unione con gli altri, quindi penso sia importante anche questo lato a livello umano, essere, non dico migliori amici, però comunque non volersi male. È sempre, ormai siamo entrati nel tunnel, la retorica del calcio, quelle cose che si dicono, le sconfitte che ti aiutano a migliorare. Noi siamo venuti da una finale di Champions League persa, sì. L'anno dopo abbiamo fatto benissimo, cioè, è vero quella cosa lì, cioè che quella finale ha fatto fare quel famoso click? Sì, chiaramente preferivo vincerla, ovviamente. Però giocare una competizione così, affrontare il City che in quel momento era per distacco la squadra più forte al mondo, in quella maniera ti ha fatto capire che puoi stare a quel livello. Quindi a livello di consapevolezza di come poi vai in campo ad affrontare una partita ti lascia qualcosa. Hai dormito? Cioè, come si dorme la sera dopo aver perso? Le pastiglie. Sì. Stilnox, melatonina, se vai in coma farmacologico praticamente. devi fare controllo al calcio. Sì. Esatto, devo spegnere un attimo, devo riavvia sistema. Sì, è l'unica maniera, se no vai 6-7 del mattino. E quanto tempo ci metti a smettere di pensarci costantemente? Cioè dopo quanti giorni ti passa un po'? Dopo un giorno, una settimana? No, tipo la finale di Champions League. Ne è passato un bel po'. Sì. Perché era l'ultima della stagione poi, quindi... Paradossalmente lì le vacanze sono la cosa peggiore che ti può succedere, no? Sì, peggiore / migliore, perché dici ho perso, stacco, provo, vado alle Maldive, stacco, faccio. È normale che anche là pensavo, madonna. Cioè non riesci a fare snorkeling tranquillo lì. Cioè comunque ci pensi. Ti vedi uno squalo e dici azzannami per favore, fammi qualcosa. Finiscimi. No, però... ripeto, la finale di Champions è una cosa che magari non giocherò mai più in carriera, capito? Non è una partita di campionato che puoi perdere, quindi il giorno dopo ti dispiace, però vai avanti. La finale di Champions è stata dura. È stata dura. Ad oggi ad oggi è ancora di nuovo possibile. Ad oggi, nel giorno in cui stiamo registrando, nel giorno in cui sentirete la puntata, speriamo, però insomma. Stanno passando delle squadre. Ecco là. No, ma ti piace questa nuova Champions? No, ti piace questa nuova a me ha gasato. Allora, no, all'inizio ti avrei detto no, perché ancora partite in più, ancora slot che se ne vanno. Sì. Però sì, mi piace il format, perché tutte le partite comunque sono importanti e... abbiamo visto squadroni non riuscire ad arrivare tra le prime 8. Comunque l'ultima giornata era tutto un continuo dentro fuori. Poi quelle rimaste nel mezzo, ce ne sono di forti, alcune sono uscite. È bello perché giochi anche contro squadre forti già dall'inizio. Sì. Quindi a livello di stimolo e bellezza proprio la partita è più bello. Normale che sono altre partite in più che si vanno ad aggiungere al calendario. Questa roba leggermente intasato. Vi distrugge fisicamente? No, fisicamente no, mentalmente sì, perché il fatto di non avere uno stacco è devastante, nel senso se pensi all'NBA che tu dici giocano 100.000 partite, loro quella che vince insieme all'altra finalista a giugno hanno finito e riprendono a ottobre. Allora qua ti dico posso farlo. Se io finisco adesso abbiamo nazionale e mondiale per club dopo il campionato. Se io finisco a metà luglio il mondiale per club e a inizio agosto devo ricominciare la stagione... È dura. È dura perché non è mai... Ti casa il mondiale per club? Perché io penso che sia la cosa più figa del mondo. Sì. Io non ho capito che differenza ci sarà tra quello e la Champions League, però di base. Che ci hai squadre che vengono da altri paesi. Buttalo via. Non lo so. Sì, bisogna vedere... Allora, non è mai stato fatto, quindi bisogna vedere come va la prima. È normale che fa un caldo della Madonna. Quello sì.
sei a giugno spappolato dalla stagione che hai finito. Bisogna vedere anche l'importanza che andrà ad assumere da qua ai prossimi 10 anni, magari, no? Perché però magari lo fanno quest'anno. È stupendo. Sono d'accordo. New York a luglio si sta benone. È piacevole. A New York a luglio a mezzogiorno per farla vedere in Europa. Poi, cioè, a 12,5. Sì, come i mondiali USA 94 che giocavano devastati. Sì. 94% di umidità. Sì. Beh, pare che noi veniamo da ritiri a Tokyo, in Cina siamo stati, quindi a luglio, agosto, quindi siamo lì perché è diventato il business legato l'intorno, è diventato più importante insomma, è partito un po' il caldo. Una cosa, cioè, lo so come fa, ma tipo Lautaro ha sempre i capelli perfettissimi, sempre rasati giusti, anche tu vedo che sei abbastanza... Voi avete uno che viene lì e ogni giorno vi... No, ogni giorno no, ogni pre-partita, quindi ogni 3 giorni. Ok. Ogni 3 giorni c'è... Io pensavo fosse fisso al centro, alla Pinetina, no, ci fosse un barbiere lì. No, diciamo che siamo 2 gruppi, uno a uno e uno ne è un altro, e vai a tagliarti i capelli prima della partita. Cioè ogni giorno se ne spara 10 a testa lui. No, sì. Beh, però sono pettinati tutti uguali. Creatività. Una volta che ce l'hai, basta. Vai in automatico. Poi li fai tutti un po' così. Anche Carlos. Anche Carlos. Adesso sarà chioma spettacolare. Sì, ha fatto... bravo lui. Bravo è ringiovanito di 1000 anni. Bellissimo, è il mio preferito. Sì, perché lui è tifoso del Monza, quindi lo segue da quando era Monza. Fa molto ridere che se vai allo stadio, quando escono le formazioni, lui ha ancora la testa operata. adesso lo vedi. L'abbiamo cambiato adesso. Ah sì, avete aggiornato il file. Ma fino a settimana scorsa era così. Quello era bello. Che vedevi lui con sta chioma e adesso invece... Sì. Cosa avete lì nel centro? Che facilities avete ad Appiano? Belle camere, mangiamo là, vasche fredde, calde, piscine, tutto. Da sportivi. Allo stadio, tu da quando sei arrivato all'Inter hai sempre vissuto, cioè hai vissuto un'epoca dell'Inter bene. Bene. Quando le cose vanno male allo stadio senti? Allora, già quando vanno bene, che sbagli un passaggio un po' lo senti, sì. Quindi non oso immaginare quando vanno male. Là si torna al discorso che non stai facendo del bene alla tua squadra, però capisco anche che se stai andando male il tifoso ha diritto di fischiare. Sì, viene lì un po' girato. Io non ho altro da aggiungere. Ho una domanda. Meglio l'Inter che vince la Champions o Olli che vince Eurovision? No, l'Inter che vince la Champions. Così per ripristinare. Ma Olli lo leghiamo, lo ficchiamo in un sacco. Canzoni di Olli a memoria. Vedi, è un grande fan, quindi comunque era una domanda da fare. Ma mica è pazzo. Un conto è essere grande fan, ma Olli lo mettiamo in un sacco, lo leghiamo e lo mettiamo da qualche parte. Ma sarebbe d'accordo anche lui. No, certo. Basto, grazie mille. Grazie a te. Salutami tutti i ragazzi, in bocca al lupo e speriamo che insomma, ci vediamo allo stadio. Noi ci vediamo sempre allo stadio. Speriamo che nel passaggio da adesso a quando uscirà la puntata non siano successi disastri, sia ancora tutta una bella stagione. Te lo auguriamo. A te. Mi sta toccando le palle, me le sto toccando. Vabbè, questa poi magari la leviamo, dai, facciamo finta di niente. Grazie mille per aver seguito la puntata, ragazzi. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Grazie, basta. Grazie.